Ciao a tutti e benvenuti. In questo video voglio farvi vedere un progetto che sto portando avanti, che è un sistema da integrare ad un server di Node.js che possiamo realizzare come più ci piace con i nostri servizi e che permette l'autenticazione, il login e tutta quella parte lì che si occupa di gestire le utenze, che sono abbastanza ripetitive e non è necessario svilupparle per ogni applicazione o per ogni server nuovo, per ogni progetto. Parleremo di autenticazione con accesso ai sistemi con token. Partiamo da un esempio per far capire anche alle persone che magari stanno seguendo questo video e che vogliono per curiosità capire come funziona insomma il meccanismo, perché questo tipo di autenticazione è abbastanza diffuso in ambito informatico. Chi lavora con queste cose sa già l'argomento di cosa sto parlando. Facciamo l'esempio: siamo delle persone, ci piace il cinema e vogliamo acquistare degli abbonamenti e ticket per eventi al cinema. Abbonamento magari annuale. Allora noi siamo l'utente e andiamo al cinema, facciamo l'iscrizione e lui giustamente ci deve identificare, ci chiederà il nome, il cognome, non so altro, codice fiscale, perché vuole accertarsi che questo benefit sia utilizzato solo da noi e quindi questo tipo di abbonamento sia specifico e legato a noi. Quindi un'autenticazione sicuramente ce la chiede, quindi ci chiede delle informazioni personali. Noi d'altro canto dobbiamo fornire il tipo di abbonamento annuale, quello che si vuole in un caso di esempio. Il cinema ci dice va bene, lo paghiamo e a quel punto lui ci consegna magari il biglietto dell'evento odierno, serale, e la card di abbonamento, che è quella che poi ci garantirà tutte le volte alla cassa il biglietto per entrare sul singolo evento. Grazie a questa questa carta di abbonamento personale. A questo punto, nel caso cui noi ci troveremo una sera ad andare, appunto, dopo questa iscrizione che abbiamo fatto, forniremo la card di abbonamento, andiamo al cinema e il cinema ci darà il biglietto dell'entrata evento con la semplice card abbonamento. Non abbiamo bisogno di rifornire altre autenticazioni. Abbiamo la carta, siamo noi i responsabili del fatto che dobbiamo averla noi, non dobbiamo diffonderla e noi daremo al cinema questo biglietto di entrata, cioè daremo al cinema questa card e il cinema ci darà il biglietto di entrata evento. Andremo al cinema e seguiremo questa operazione tutte le volte, tutte le sere, le volte che noi vorremmo andare a vedere questo film. Ora, in termini informatici, questi ticket cartacei sono dei tokens. I token sono un insieme di caratteri alfanumerici, quindi lettere, numeri, che ci permettono di avere appunto un qualcosa di tangibile che ci permetta di farci riconoscere, di poter entrare, un ticket appunto. Nei sistemi informatici cosa succede? Con quell'esempio che ho detto all'inizio, quello che succede sarà registrazione, che è quella che facciamo su ogni sito o app e ci chiede appunto la username e la password. Poi c'è un client che in realtà è un'informazione nascosta ma che noi forniremo comunque a chi ci dà il servizio. Il database ci risponde: quella che prima era il ticket odierno è l'access token e il refresh token è l'abbonamento annuale. Nel nostro caso, il discorso di abbonamento annuale lascia intendere che è un qualcosa che ha una durata maggiore di quella nel nostro caso, dell'access token, cioè del ticket odierno. Il ticket odierno lo usi, lo spendi, finisce la giornata, fine, non vale più niente. E se tu non hai l'abbonamento non puoi fare più nulla, scade, non puoi più entrare la prossima volta al cinema. Se però tu hai il refresh token, che nel nostro caso di prima era l'abbonamento, tu puoi richiedere al server appunto un accesso tutte le volte che vuoi andare all'evento, o nel nostro caso che vuoi consumare un servizio del server. Nel nostro caso andremo con la card di abbonamento e il biglietto di entrata evento, che sarà praticamente l'access token che ci restituiranno. Quindi noi forniremo al posto della card abbonamento il refresh token, quindi questa stringa la inviamo al server, lui la controlla, internamente è gestita con sessioni. Ogni persona può avere una sessione che si traduce con ok, c'è un login valido, ha una durata temporale, non è ancora scaduto, ok, vale, ti faccio accedere ai miei servizi, e il cinema fornisce questo biglietto di entrata evento che è appunto il servizio e quel token temporaneo che varrà molto meno del refresh token, che servirà a fare gli accessi. La card di abbonamento, come ho detto, è il refresh token, quindi è quello che vale di più. Quando scade
l'access token, oppure appunto c'è un altro evento, noi forniamo il refresh token e ci fornirà il sistema finché la card di abbonamento è valida, perché chiaramente non vale per sempre, lo stesso vale per il refresh token informatico. Finché vale la nostra carta, noi potremo ottenere tanti access token senza dover fornire credenziali più specifiche, cioè noi non dobbiamo dare username e password o client ID. Questo sistema è ispirato a OAuth, che è utilizzato dai big dell'informatica, quindi Facebook, Instagram e ogni altro servizio, Amazon, utilizzano questo sistema. In questo modo noi non siamo costretti a inserire tutte le volte un'utenza e una password e non dobbiamo inviarli al server, cosa che li esporrebbe qualora ce li rubassero. Normalmente questo servizio che vi ho descritto è fatto da altre persone, da altri enti, altri servizi che noi contattiamo con la nostra app e deleghiamo questa funzionalità a loro. Questo servizio ho voluto praticamente implementarlo sul nostro modulo che possiamo integrare in Node.js perché è fatto in JavaScript e possiamo utilizzarlo per fare un'autenticazione senza dover fare nulla perché è tutto automatico, dobbiamo solo usare queste funzionalità. Questa mi è venuta in mente da Django, che con il suo modulo OAuth utilizza un'interfaccia che appunto semplifica tutte le autorizzazioni permessi utilizzando però le utenze offerte già da Django. Django è un framework per creare delle applicazioni in Python, molto famoso, open source, e contiene al suo interno molte semplificazioni, tra cui questa, e permette con questo modulo out, che è un modulo esterno che si installa su Django, di avere un'interfaccia con cui possiamo creare le applicazioni e utilizzare le utenze che già sono presenti in Django. Quindi ci permette delle funzionalità in più che io ho voluto implementare, quindi gestione utenze e applicazioni, che sono una classificazione a quelle che sono le funzionalità che noi offriremo sul server. Il modulo out, l'ho chiamato così, si ispira fortemente a Django. Purtroppo è un concetto molto lungo, quindi probabilmente ho parlato un po' troppo, però ora passiamo a quella che è l'implementazione, vi faccio vedere quello che è il risultato visivo, così che potete magari utilizzarlo e provarlo. In futuro considero di integrarlo magari per progetti che vi porterò qui su questo canale per poterlo rendere appunto utile. Passiamo ora alla visualizzazione effettiva, all'installazione dai sorgenti da Git di questo modulo, così lo vediamo insieme. Allora, ora vediamo come installare da zero il sistema che potete recuperare da Git e poi facciamo tutto da Visual Studio Code che ha il terminale integrato. Allora, copiamo l'indirizzo, questo ve lo metterò in descrizione al video per recuperare i sorgenti. Conviene prima clonarlo, git clone, entriamo dentro la cartella e apriamo code. A questo punto possiamo aprire un terminale e ci troviamo dentro il file di progetto. Il progetto consiste di backend, che è la parte più importante, e il frontend che ci servirà, se vogliamo avviarlo, per gestire il backend, cioè vuol dire creare le applicazioni, gestire le utenze, crearle, modificarle. Ora vediamo come installarlo e avviarlo. Allora entriamo in backend e facciamo npm install. In questo modo installiamo tutte le dipendenze legate a Node.js. Torniamo indietro, entriamo su frontend e facciamo la stessa cosa. In questo modo possiamo installare le dipendenze necessarie a funzionare sia al front-end che al back-end. Avviamo il front-end, che è in React. Nel frattempo abbiamo intanto il server perché altrimenti non serve a nulla. Allora facciamo node server, che è l'esempio preparato per testare questo modulo, questa funzionalità, quindi l'ho agganciato. Questo server utilizza Express. Come noterete qui, database non trovato, procedere alla creazione, vi ha creato qui OutDB. Questo OutDB è importante, è un server, è un database in SQLite, per il momento era una versione più rapida per questo sviluppo che sto facendo per hobby, e ha creato al suo interno un default, un'applicazione di base e un'utenza, la classica admin che poi potremo eliminare se vogliamo cambiare la password e non mettere questa che è troppo banale. È partito il front-end
il backend è già partito, quindi facciamo l'autenticazione come abbiamo detto in admin. Siamo entrati e ci avvisa nella home, non c'è nulla, è solamente un avviso che c'è un'applicazione e un'utenza creati. Si naviga da qui, applicazioni, e troviamo questa applicazione che è default, la possiamo modificare, salvare o ne possiamo creare di nuove. Brevemente c'è la durata degli access token che creeremo con i nostri login. La durata del refresh token qui è in ore, 1 ora, 2 ore è troppo poco, ma è un default giusto per dire per metterci qualcosa. E qui c'è la durata di un mese, 15 giorni in realtà. La durata appunto di questa applicazione di default. Sulle utenze abbiamo questo, come vi dicevo l'admin. Questo è tutto. Adesso ci spingiamo a vedere un po' il server di esempio, così vi faccio vedere come è possibile integrarlo. Poi dopo faremo magari una breve applicazione, magari in un prossimo video, perché questo video inizia a essere un po' più lungo, dove proveremo a fare un'applicazione semplice che fa uso del login. Allora qui, questo è un server di esempio, come ripeto, come già ho ripetuto, utilizza Express per semplificare gli accessi per il database, è molto commentato, così ha anche uno scopo didattico. Questa è un'aggiunta per i file statici, cioè se volete voi creare questo front-end e farne una build, lo mettete nella cartella public che creeremo qua dentro backend, poi potrete servire automaticamente questo all'accesso se punterete a localhost 4000, cosa che al momento non c'è nulla, risponde semplicemente il server ma non nessuna chiamata, quindi niente. Ora vi faccio vedere le chiamate. Allora, questo configura il server per avere degli header che permettono l'accesso dall'esterno a tutte le origini. In genere questa è una scelta un po' rischiosa, però vi impedisce problemi che dal browser magari vi impedisce l'accesso. Poi permettiamo il token di autenticazione che arriva con questa testata dal front-end, quindi dobbiamo metterlo. Non dobbiamo mettere quelli cioè gli accettati dall'esterno, in questo modo vi permette, come dice qua, di ricevere access token senza errori. Qui la porta su cui noi faremo l'ascolto, quindi la 4000, tutte le chiamate a questo server saranno la 4000, sulla 4000, e qua ci sono degli esempi di utilizzo. Questi sono gli esempi del sistema, del modulo che dovrete aggiungere al vostro server, così come sono. Questo è quello che fa il controllo che esiste il database, e se non esiste lo crea con tutte quelle opzioni che vi ho detto, c'è l'amministratore di default, l'app di default, e qui c'è tutta l'applicazione per gestire le applicazioni, gli utenti, creazione, modifica, cancellazione, e il login vero e proprio che gestisce tutte le sessioni. Questi sono due esempi invece delle vostre chiamate, che potrebbero essere appunto le vostre chiamate post e get, due esempi banali, si chiamano test. Il token autorizzativo, il token di access che avete ricevuto quando avete fatto il login da questa chiamata, vi arriva appunto quel token. Lo spendete qui e qui si utilizza per farci delle operazioni. Qui è un semplice mirroring di quello che è arrivato, giusto per far capire che è arrivata qualcosa. Per adesso vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.